Ciao! Se stai affrontando la sciatica, sai quanto possa essere frustrante. Probabilmente hai provato di tutto: rimedi naturali, esercizi di stretching, persino consigli da forum online. Ma nonostante i tuoi migliori sforzi, il dolore persiste. Oggi voglio svelarti 5 errori comuni che molte persone fanno nel trattare la sciatica. Errori che potrebbero addirittura peggiorare il tuo dolore. E la parte più sorprendente: questi errori avvengono spesso senza che tu te ne accorga. Quindi, se sei pronto a scoprire come evitare questi errori e ottenere un vero sollievo, sei nel posto giusto. Resta con noi, perché alla fine di questo video avrai un nuovo approccio per gestire la sciatica che potrebbe cambiare tutto. Ma prima di iniziare, assicurati di premere il pulsante iscriviti e attivare la campanella per non perdere nessuno dei nostri futuri consigli. Sei pronto a imparare come alleviare quel dolore? Iniziamo. Storie di successo reali. Prima di passare ai consigli, voglio condividere alcune storie di successo reali. Queste sono persone come te che hanno lottato con la sciatica e hanno apportato alcuni cambiamenti semplici che le hanno aiutate a stare meglio. Elena affrontava un dolore severo alla sciatica. Aveva provato tutti i rimedi comuni e aveva anche fatto un intervento. Ma dopo solo pochi cambiamenti semplici, come correggere la postura e evitare sovraccarichi, è passata dal soffrire a ballare al suo matrimonio in appena 2 settimane. José era stato per mesi in giro tra medici. Ha imparato a bilanciare riposo e movimento e, dopo pochi giorni seguendo la routine giusta, è tornato a camminare senza dolore. Queste trasformazioni dimostrano quanto possano essere efficaci anche piccoli cambiamenti. E fidati, anche tu puoi ottenere gli stessi risultati. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che interventi mirati e costanti possono portare a miglioramenti significativi in poche settimane. Ora, parliamo degli errori che potrebbero impedirti di ottenere questo tipo di successo. Numero 1. Applicare calore invece di ghiaccio. Iniziamo con il primo errore che potresti fare: applicare calore alla zona lombare o ai fianchi. Molti di noi tendono istintivamente a usare una borsa dell'acqua calda quando avvertiamo dolore. Ma ecco perché potrebbe non essere la scelta migliore. Il calore aumenta la circolazione sanguigna, il che può sembrare positivo, ma quando si ha infiammazione, questo può peggiorare il problema. Quando applichi calore, i vasi sanguigni si dilatano, provocando un accumulo di liquidi e gonfiore nell'area colpita. Il ghiaccio, invece, è una scelta migliore. Il ghiaccio aiuta a restringere i vasi sanguigni e ridurre il gonfiore, alleviando direttamente il dolore. Applica una borsa di ghiaccio per 15 a 20 minuti alla volta e assicurati di farlo più volte al giorno. Avvolgi sempre il ghiaccio in un panno o usa una borsa per proteggere la pelle. Ma ecco un consiglio importante: il ghiaccio è ottimo durante la fase acuta, ma quando l'infiammazione diminuisce, il calore può essere utilizzato per rilassare i muscoli tesi. Quindi non limitarti a un solo metodo, usa entrambi in modo strategico. Numero 2. Riposarsi troppo. Passiamo al prossimo errore: non riposarti troppo. Potrebbe sembrare controintuitivo, ma riposare per lunghi periodi può effettivamente peggiorare la situazione. Molti credono che sdraiarsi per giorni dopo un'infiammazione sia la scelta migliore, ma questo porta a debolezza e rigidità muscolare. Quando sei inattivo per troppo tempo, i muscoli della schiena e delle gambe si indeboliscono, il che può peggiorare ulteriormente le crisi future. La chiave è l'equilibrio. Sì, hai bisogno di un po' di riposo nelle fasi iniziali della sciatica, ma hai anche bisogno di movimento leggero. Camminare, nuotare o fare stretching possono aiutare a mantenere i muscoli attivi senza causare sforzi aggiuntivi. Gli studi dimostrano che il riposo a letto per più di 48 ore può effettivamente peggiorare i sintomi. Inoltre, stare seduti per lunghi periodi, specialmente con una postura scorretta, può comprimere la colonna vertebrale e le radici nervose, peggiorando la sciatica. Quindi, se hai un lavoro d'ufficio, fai delle pause, alzati o allungati ogni ora. Numero 3. Esercitarsi troppo. Errore numero 3. Esagerare con lo stretching. Molte persone pensano che lo stretching sia la soluzione per la sciatica, ma troppo può effettivamente irritare il nervo sciatico e aumentare l'infiammazione.
Molti vanno direttamente su allungamenti profondi dei muscoli posteriori della coscia, pensando che allevieranno il dolore, ma questo è uno degli errori peggiori che puoi fare. Allungare troppo i muscoli posteriori della coscia può tirare il nervo sciatico e causare ancora più irritazione. Concentrati invece su stretching delicati e controllati. Pensa a esercizi che mirano al muscolo piriforme, poiché questo è un colpevole comune del dolore sciatico. Il muscolo piriforme si trova nella parte profonda dei glutei e può comprimere il nervo sciatico se troppo teso. Un semplice esercizio a figura 4 può mirare a questo muscolo senza sovraccaricarlo. Evita anche gli esercizi di stretching balistici che comportano dei rimbalzi, poiché possono aumentare il rischio di infortuni. Quando fai stretching, mantieni ogni posizione per almeno 30 secondi ed esegui gli esercizi all'interno di un arco di movimento senza dolore. Numero 4. Usare dispositivi di autotrattamento. Errore numero 4. Usare dispositivi di autotrattamento come le tavole per inversione o altri strumenti simili. Anche se potrebbero sembrare una soluzione rapida, questi dispositivi possono effettivamente peggiorare la sciatica. La terapia di inversione, per esempio, comporta stare a testa in giù o inclinarsi in un angolo per decomprimere la colonna vertebrale. Sebbene alcuni studi suggeriscano benefici per alcune condizioni della schiena, può esercitare una pressione eccessiva sui dischi, soprattutto se non eseguita correttamente. Questo può provocare più irritazione sul nervo sciatico o aumentare il rischio di ernia del disco in alcuni casi. Invece di affidarti a questi dispositivi, concentrati su terapie più sicure e mirate come la fisioterapia, la chiropratica o esercizi specifici pensati per trattare la sciatica. Questi approcci lavorano per rafforzare i muscoli che supportano la colonna vertebrale e affrontare la causa principale del tuo dolore. Numero 5. Correre verso la chirurgia. È l'ultimo errore da evitare, correre verso la chirurgia. Molti pensano che la chirurgia sia l'unica via d'uscita dalla sciatica, ma non è sempre così. La chirurgia è solitamente l'ultima risorsa per la sciatica, soprattutto se i trattamenti conservativi non hanno funzionato. Ecco perché la chirurgia non affronta le cause profonde, come una postura scorretta, la debolezza muscolare o i muscoli tesi. Invece, trattamenti non invasivi come fisioterapia, yoga, correzione della postura e stretching mirato possono spesso fornire sollievo. Le ricerche dimostrano che la maggior parte delle persone con sciatica si riprende con trattamenti non chirurgici, anche quando il dolore è grave. Infatti, studi dimostrano che la fisioterapia da sola può risolvere i sintomi per la maggior parte dei soggetti con sciatica. Consigli aggiuntivi per gestire la sciatica. Oltre a questi 5 errori, ecco alcuni altri consigli che ti aiuteranno nel tuo percorso di recupero. Correggi la tua postura. Una postura scorretta può contribuire alla sciatica mettendo troppa pressione sulla parte bassa della schiena e sul bacino. Assicurati che la tua postazione di lavoro sia ergonomica e pratica una buona postura mentre stai in piedi, siedi o cammini. Fai esercizi per il rafforzamento del core. Un core debole può contribuire a una postura scorretta e a instabilità spinale, che può peggiorare la sciatica. Incorpora esercizi delicati per il core, come inclinazioni pelviche o ponte, per stabilizzare la colonna vertebrale e alleviare la pressione sul nervo sciatico. Gestisci lo stress. Lo stress cronico può aumentare la tensione muscolare, contribuendo alle crisi sciatiche. Considera pratiche di consapevolezza come la meditazione, la respirazione profonda o lo yoga per ridurre lo stress e aiutare a gestire il dolore. Fai attenzione al peso. Il peso in eccesso, soprattutto intorno all'addome, può mettere ulteriore pressione sulla parte bassa della schiena e aggravare la sciatica. Mantenere un peso sano può aiutare a ridurre lo sforzo sulla colonna vertebrale. Ora, voglio sentire la tua opinione. Hai mai fatto uno di questi errori mentre affrontavi la sciatica? Come ti ha influenzato? Fammi sapere nei commenti, mi piacerebbe sentire la tua storia. E se sei pronto a prendere finalmente il controllo della tua sciatica, metti un mi piace a questo video. Condividilo con qualcuno che ne ha bisogno e non dimenticare di iscriverti per altri consigli. Oggi abbiamo parlato di 5 grandi errori da evitare nel tuo percorso con la sciatica.
Correggendo questi errori e seguendo i giusti passaggi, puoi tornare a vivere senza dolore. Ricorda, il ghiaccio invece del calore, bilanciare il riposo con il movimento, evitare l'eccesso di stretching e non correre verso la chirurgia. Questi piccoli aggiustamenti possono fare la differenza. Grazie mille per aver guardato. Se questo video ti è stato utile, assicurati di iscriverti, mettere mi piace e attivare la campanella delle notifiche per non perdere i nostri futuri consigli.